Ragazzi, vi immaginate che sono venuto 28 anni fa e non sono mai più tornato e sto avendo adesso i primi ricordi. È anche cambiato in 28 anni. Era il giorno di Capodanno di 28 anni fa e eravamo andati a ballare, avevamo parcheggiato la macchina qui, a parte che era Capodanno quindi era tutto bianco. Qui avevamo mangiato, qui mi sembra, il ristorante La Baita. Amici, quindi ci troviamo al Sestriere a 2035 di quota. E qua c'è una scultura in onore delle imprese di Fausto Coppi, comune di Sestriere al campionissimo Fausto Coppi, in ricordo delle sue imprese al Colle del Sestriere, anno 2020. Bella questa aiuola, davanti i fiori. Sono veri, tutti veri, bellissimi. Come anche in Spagna le decoravano così. E anche le sculture in legno, bellissime. Il motorino di mio fratello Fabrizio, amici, il suo ciao, ce l'aveva rosso, strapreparato. Noi modificavamo tutto, smontavamo, ogni settimana smontavamo il motore. Stranissimo. Faceva 100 quel motorino. Non avrei mai detto che fosse un motorino. Siamo entrati nel ristorante dove avevamo mangiato con i miei due amici, eravamo venuti in tre amici e avevamo mangiato in questo tavolo qui alle mie spalle e adesso ho prenotato nello stesso ristorante con gli stessi gestori. Il signore ha 86 anni ancora in cucina e ho prenotato un tavolo per domani a cena, sono felicissimo. E qui anche la fiaccola olimpica in ricordo delle Olimpiadi del febbraio 2006, Giochi olimpici invernali. Sestriere, sede olimpica di gare in ricordo della fiamma di Olimpia che ha illuminato questo glorioso paese. Beh, Sestriere è famoso, Io all'epoca vivevo e lavoravo a Torino in una ditta di elettricisti. Ed eravamo venuti qua con due amici proprio per trascorrere il Capodanno e c'era una discoteca e il signore del ristorante, stavamo già chiacchierando, mi ha detto che c'è ancora. Siamo rientrati in camper e sono le 9:05, adesso lo chiamo perché Davide è ancora fuori, gli piace stare al fresco anche a Dado. Ceniamo io e Davide polpette e verdura, formaggio e pane. Ero preoccupato perché avevo già fatto caldissimo e non avevo vino in fresco. Invece me l'ha messo Rita una bottiglia stamattina, quindi c'è un buon nero fresco. Meno male. Apriamo e ce lo beviamo. Ragazzi, so che questo è un momento sacro, ma mi permetto di passare al secondo posto, Tu al secondo? Non al posso, quarto. non posso passare altro. Prima c'è il formaggio, ci sono i pecorini, c'è ragione. la salsiccia, poi ci sei tu. Hai ragione. Buongiorno a tutti amici, primo risveglio al Sestriere. Ci sono 16 gradi fuori sotto il sole. Tanta roba, non i 30, i 32, i 35 di ieri. Ieri come siamo scesi dalla Val d'Aosta abbiamo assaporato i 35 gradi. C'è passata la voglia di fare qualsiasi cosa, ma solo di tornare in montagna. Siamo alle colazioni, poi passeggiatina con Davide, tranquilli. E poi dobbiamo fare un po' di spesa, sarà carissima ma ci manca di tutto, non siamo saliti, dovevamo passare prima insomma in un supermarket economico e salire poi in montagna, invece siamo saliti con poche provviste e questo sta molto bene, quindi dureremo qualche giorno. Giornata splendida e uova quasi pronte. Sono le 10:30, ho appena finito di editare un video, lo sto esportando, poi lo caricherò su YouTube e poi tra un bel po' lo vedrete. Adesso stiamo facendo un po' di pulizie, passeremo la solita aspirapolvere, cercheremo di pulire un po' il camper, Dado sta facendo merenda e poi andiamo a fare un po' di spesa in un market che ho visto qua vicino. Buongiorno. Buongiorno. Oggi sono contenta, sto per mangiare. E poi sei contento che siamo di nuovo al fresco? Sì, è vero. Col mio super cucciolotto andiamo a comprare qualcosa in un market che abbiamo visto qua ieri sera.
così possiamo spostarci e andare magari anche all'ombra, perché c'è caldo anche sotto il sole, nonostante siamo a 2000 metri. E poi dobbiamo anche allenarci, quindi serve un posto più comodo e non un piazzale, un parcheggio di macchine. Il Sestriere si anima, persone sono sedute al sole a fare colazione. Vabbè, comunque l'arietta è gradevole, c'è caldo al sole logicamente, ma a 2000 si vive bene. Siamo al market, le arance le abbiamo già trovate, siamo felici per le nostre spremute, vero? E adesso le pesiamo. A 3,90 al chilo. È tutto un po' caro, parecchio. Peschi a 5 euro, fagiolini 5,90, no, 6,90 i fagiolini, 4,90 i broccoli. Ragazzi, tutto molto molto caro, però si trova tutto un piccolo market e quindi possiamo stare qua quanto vogliamo. Il crudo di Parma è a 4,50 euro a letto. Allora, com'è andata questa spesa? Abbiamo comprato il giusto, abbiamo esagerato come sempre. Giusto, abbiamo fatto una busta e abbiamo speso 53 euro per sempre. Comprato il giusto, sì, ma speso il giusto no. È giusto, abbiamo speso moltissimo, ma proprio moltissimo. Però siamo al Sestriere. Siamo andati a misurare una felpa, una camicia che avevo visto ieri, stile boscaiolo, però grigia e nera, non rossa e nera come i boscaioli. Quindi molto bella, tessuti ecologici, filiere, non so cosa tutto mi ha spiegato. 108 euro. Boh, per me è troppo. Una camicia a 108 euro è troppo. Fosse stato 30-40 l'avrei comprata, anche perché poi magari una camicia la trovi appunto da Decathlon o altri negozi appunto a 20-30 euro, quindi 108 troppo per me. Torniamo al camper e ci spostiamo, proviamo ad andare in qualche parcheggio un po' più per gli affari nostri, diciamo, anziché questo piazzale. Si sta da Dio, ci sono 21 gradi e sono già le 11, ieri c'erano 35. Bellissimo, adoro questo clima. Stiamo tornando all'area sosta, scarichiamo cassetta e dato che ci siamo anche le grigie del lavandino, della cucina, e poi ci troviamo un parcheggio qua da qualche parte. Stasera dobbiamo tornare invece dove abbiamo dormito, dove eravamo sino adesso, perché ho prenotato il ristorante. E poi ci alleniamo, se no quel parcheggio lì in asfalto non ti alleni. No, ma è in mezzo alla piazza. Rita ci sta preparando delle patate in padella, forse una pasta, e poi non lo so, anche un pezzo di formaggio con le patate, basta, qualsiasi cosa. Ah, hai fatto anche il pollo. Ah, c'è il pollo, cosce disossate. Stasera ci alleniamo da qualsiasi parte, non so dove, ma ci alleniamo e quindi poi andiamo a cena senza sensi di colpa, anzi, felicemente. Sì, Non ne abbiamo mai. No, io non ne ho. Tu non ne hai, io di più il mio carattere. Quando non mi alleno per qualche giorno mi manca, inizio a stare male, mi dispiace, anche se ormai ragazzi è tutto perso, è tutto perduto. 20 anni di pesi e ormai il fisico non è più, tra gli anni che passano e gli allenamenti che non faccio, però cerco sempre di fare qualcosa, mi fa bene psicologicamente. Vabbè, ci si vede a pranzo. Abbiamo comprato stamattina al dado pesto al ricotta e noci, adesso l'assaggiamo. Piattone di pasta, bicchieri di vino, patate arrosto e pollo. Sempre leggeri, crostata, ce la mettiamo dopo pranzo? Certo, mica te ne privi. Vino, bottiglia di vino.
Adesso ci mettiamo qualcosa in TV, pranziamo, relax e poi ci dobbiamo cercare un posto per allenarci. Qui nel piazzale non fa. In comune mi alleno adesso. Geometria del vino, che cos'è? La matematica anche qui è arrivata, toglilo. 4:30 amici, riposino fatto alla grande. Dormito un'oretta buona, queste temperature sono fantastiche. Ieri addirittura non ho filmato, se noterete, ieri siamo arrivati in quel parcheggio ad Ivrea, forse ho filmato il pranzo, non mi ricordo, e poi niente, ho preso un asciugamano, quelli di un telo da mare, c'era quel prato che avete visto dove si sdraiavano le persone, mi sono sdraiato anch'io all'ombra, sino alle 5 e oltre. Poi abbiamo ripreso il camper e siamo venuti qui, perché non potevo fare nulla, non dormi, ma è normale a 35 gradi dentro un camper, ragazzi. E quindi così, è così. Adesso spostiamo il camper, andiamo qua su e ci alleniamo. Bello, al fresco, mi alleno e stasera cena fuori. Bella storia. Cenetta prenotata. Questo è il posto dove abbiamo deciso di allenarci, che è a 5 minuti, a 5 secondi dal parcheggio dove eravamo prima in città. È molto bello, la gente viene qui a prendere il sole, vedete su quel pendio sono tutti nudi a prendere il sole, con le sdraie, con gli asciugamani, e noi ci alleniamo qui sotto questo alberello, lo utilizziamo per fare gli esercizi. È bello, un laghetto, fanno pesca sportiva addirittura qua, cioè pescano e poi rilasciano di nuovo i pesci. Ce n'è tanti anche qua sotto, una ragazza, vedete. Adesso si parte, ci alleniamo, ne ho troppa voglia e poi la giornata è ancora bellissima, ma ci saranno 25 gradi, 23. Anche al Sestriere ci alleniamo, non ci faranno il monumento come a Fausto Coppi, ma anche noi al Sestriere ci siamo arrivati, non in bici, in camper, però ci siamo allenati, ragazzi. Stanco, morto più di sempre, perché meno mi alleno e più soffro, e ho già sofferto moltissimo, ma ce l'abbiamo fatta. Rita è agli addominali, io ne ho fatto 2 serie da 20, orribile, sempre peggio. 2 serie da 20, quando andavo in palestra rimanevo mezz'ora facendo addominali ininterrottamente, ma altri tempi, siamo vecchi. E qui al Sestriere c'è una pista di atletica e ci sono un sacco di ragazzi e ragazzine, tutti che corrono, marcia o corsa normale. Sicuramente poi fanno anche competizioni o si presentano addirittura a campionati importanti, perché mi sembra molto seria la cosa. E ragazzine, moltissimo, c'è una bella scuola. Dato. Sì. Dato. Chi era? Non ce lo ricordiamo più. Posamen. Adesso spostiamo il camperone, lo mettiamo dove ci sono quegli altri 2 a fianco e rimango parcheggiato qualche giorno qui, mi prendo il sole in quel prato. Posamen. Azzeccato. Era quella di riserva. Ti sei già organizzato la merenda? Certo. Bravo amore, vai. Adesso mi sdraio un po' in questo prato, così ve lo faccio vedere, vi faccio vedere dove trascorrerò la giornata domani. Tutto il giorno in costume con l'asciugamanino in questo prato, qua sotto a destra. Faccio una settimana sdraiato qui e mi abbronzo. Che cos'è? È l'unico film della Marvel che non ne abbiamo visto. Ah, Scherzo, peccato. ce n'è film della Marvel che Non l'avevamo visto? Comunque Rita, sei mezzo pronta, ti devi vestire e basta. Devo Piastrata, vestire e basta, truccata, sdocciata. Docciata. Doccia. Io sempre con questa S da sdocciata, sdoganata. Io invece mi passo una salvietta nelle ascelle. Dai! Dado, tu sei pronto? Sono prontissimo. Bene, perché sono le 7:15. Sono nato pronto. Anzi, sono le 7. Ha prenotato per le 8 il signore, quindi... lui. Lui? Perché qui si mangerà presto in montagna, mica. Quindi alle
9 siamo già a letto. Perfetto. Ragazzi, siamo praticamente pronti, sono le 8:20. Adesso andiamo a cena. Rita e Dado mi stanno già aspettando fuori. Qua c'è un sentiero dedicato, intitolato a Stefano Baldini, oro olimpico maratona Atene 2004. Questo si potrebbe fare una bella passeggiata e si torna lì. Tramonto sul Sestriere. In ginocchio. E solo perché ti siedi in un trono, subito in ginocchio gli altri. Sì. Obbedisci. Sono re Dado primo. È grande, grandetta questa city. Sì, non credo sia per me. Ma adesso ci sono io, quindi in ginocchio. Hai capito? Hai capito? Hai capito? Siamo nella piazza principale, ma prima di andare in ristorante, che è qua dietro, andiamo a vedere le case, gli affitti o in vendita. Ci piace sempre vedere i prezzi degli appartamenti. Anche questo è interessantissimo, escursioni in quad a partire da 2 ore. Bellissimo, dei giri qui intorno, in Piemonte. Vediamo le case. Ci sono i prezzi? Sì. Vediamo. 3,50, 2,30. Vediamo, vedi. Ma chissà dove sono, non Questa è la sono. più cara, 6,70. Quella te la puoi comprare. Sì. Ne compro una a ciascuno. Non mi mettete mai nell'inquadratura. Certo, sei un nanetto, devi crescere. Siamo fuori dal ristorante, adesso andiamo ad assaggiare i piatti tipici dei piemontesi al Sestriere. Andiamo a festeggiare i 100.000 iscritti. Qua ragazzi ci sono anche vini importanti e guardate questo, Brunello di Montalcino ottenuto a Greppo del 2001, 190 euro. Leggero. Tutti comunque 100, 120, 140. Questi 25, 28, va bene. Dolcetto d'Alba. Vini piemontesi buonissimi. Nebbiolo 25. Barolo Bussia di Aldo Conterno del 99, 145 euro. Cin, salute. Hai 100.000? Hai 100.000 iscritti, Rita. E se lo fate 2 volte lo faccio 2 volte anche io. Complimenti per il traguardo e tanti auguri. Sono arrivate le patate ragazzi, guardate che porzione. Rita, occhio a non ingrassare, piano piano. Sì, devo stare. Stai attenta. Allora qui abbiamo il cervo e lì abbiamo il capriolo con la polenta. E Davide ha la sua bistecca di fassone e questo è il piatto di spinaci. Sia cervo che capriolo buonissimi, vero Rita? Buonissimi. Il cervo è più delicato e più tenero, il capriolo rimane più... Il selvaggino, Sì, il capriolo rimane anche più dura, come Sì. coriacea la... Sì, però buona. Però buonissimi entrambi. Ragazzi, abbiamo mangiato un cervo, un capriolo, le 2 polente nei piatti, poi abbiamo mangiato un micro piattino di spinaci, 4 patate, e mezzo litro di vino. Scusate, una ho bella sentito patate. mezza una bistecca di manzo Davide con lo stesso patate, comunque pagato 67,20, 22,50 euro a testa, va benissimo, alla grande. Passeggiatina di un'oretta dopo cena, un po' nel centro, un po' qui dove abbiamo il camper, siamo di nuovo dove c'è il laghetto e ormai abbiamo preso il ritmo e continuiamo a camminare, così digeriamo un po' il cervo e il daino, capriolo. Digerisco la mia mucca.
È vero, tu c'hai la fassona. Beh. Vedi anche qua è più in piano. Ragazzi, si vede pochissimo, ma voglio dirvi una cosa, stavamo passeggiando e a un certo punto, ragazzi, Roberto, Rita, Dado, vi conosciamo, e lei, mi ricordi il nome? Lara? Lara ha detto: sono la figlia di Vilma Vilma. Assurdo, ragazzi, perché è una donna, ciao Vilma, che ci segue dall'inizio, proprio dagli esordi del nostro canale. Trovarla qui al Sestriere alle 10:30, assurdo, incredibile. Ciao ragazzi, grazie, è stato un piacere Ciao, enorme. grazie anche a voi. Ciao. 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 Poi facciamo i disegni perché non si vede niente. Comunque il mondo, la vita, è davvero, il mondo è piccolo e la vita è strana, stranissima. Cioè, passeggiando al Sestriere e incontriamo la figlia di Vilma, ti risaluto, Ciao Vilma. che ci segue da sempre, abbiamo sempre tenuto i contatti, sempre scritto privatamente e li incontriamo qui al Sestriere. È assurdo, incredibile, sono coincidenze, coincidenze davvero strane, troppo strane. Comunque va bene, abbiamo salutati, sono le 11 più o meno, adesso in camperone a fare la nanna. Tisanetta, c'ho il cervo, c'ho come si chiama? Le corna, sì. Qui uno piantato nel palato. Vabbè. Una gola. Che poi non era Ramificate. che poi non era un cervo, un alce si è mangiato. Sì, no, era un alce che si è mangiato il cervo, che al mercato mio babbo compra. Mio padre. Mio no, babbo. Babbo. Va bene, adesso a letto ragazzi, vi auguriamo la buonanotte dal giardino oggi. Va bene? Buonanotte. Buonanotte Sto cucciole. morendo. Buonanotte. Ciao Rita. Buongiorno amici, buongiorno a tutti. Splendida giornata al Sestriere, ci sono 21 gradi e sotto il sole si sta davvero d'incanto. Come vi ho detto ieri, oggi con Rita ci prendiamo un po' di sole qui in questo prato. È bellissimo, c'è già tanta gente. Oggi un po' di tintarella montana, Rita, in montagna ci si abbronza molto, a 2000 metri, caspita, più che al mare ovviamente. Cosa? Tu sei una fedele. Io sono un po' scettica, io preferisco la spiaggia. Vabbè, però sono tornato a mettere l'oscurante al camper perché c'è tanto sole, batte sulla motrice e ci squaglia le plastiche del cruscotto. Adesso raggiungo Rita e finalmente ci sdraiamo, un'oretta ce la prendiamo. Primo giorno di tintarella al Sestriere. Io credo che tra qualche giorno un po' di colorito ce l'avremo. Comunque amici, non si sta affatto male, intervistiamo la Rita e sentiamo che dice. Insomma. Mamma mia, ti lamenti sempre. Insomma, Non ti va mai bene niente. non mi piace. Sei a 2000 metri di quota, al fresco, a 21 gradi anziché a 35. Vabbè, non ti piace, ma fatelo piacere. Là non chiedermelo. No, devi dire che va bene. Sì. Non Vabbè. chiedermelo, non mi sconfiggo. Vedrai che tra 3-4 giorni ci siamo di nuovo poco abbronzati, preso un po' di colore. Se non arriva la pioggia. Minchia che catastrofica che Deve sei. arrivare la pioggia, deve arrivare brutto tempo. Ti riporto in Sardegna, ti lascio lì dato che ti piace lì. Mi piace il mare, lo sai che mi piace il mare. E la montagna mi piace piccole dosi. Beh, comunque una lamentela continua, la molliamo, la salutiamo, continuiamo a prenderci un po' di sole. Cioè, Si lamenta, però già si rosola, già si gira avanti, indietro. E l'una è la prima oretta di sole montano, l'abbiamo presa. Pranziamo e torniamo alle 2:30, 3, sino alle 6, si sta benissimo. Però adesso andiamo a pranzare. Andata bene Rita, prima oretta, sei nera persa già, C'è che nera, Tintarella presa,
pranzetto e di nuovo ci presentiamo nell'erbetta, Rita. Sì. Non sarà la tua Vengo spiaggia, anch'io stavolta. non sarà la tua spiaggia, Rita, però è bello. Dai, un po' di sole ci fa bene, stiamo davvero diventando Il sole ci fa mozzarellini. bene. È bello o no? Non è bello. mozzarelline. Vabbè, buon pranzo. Ciao, buon pranzo. Beh, anche oggi pranzetto ho fatto, Rita, e anche crostatina alle mele ancora. Che dolcino. E anche dolcino, niente male. Sì, buonissimo. Non l'avevo ancora assaggiata io. Tu la crostata alle mele? Sì. Ma cosa stai dicendo? Se non ce n'era più. Ma te la sei mangiata tutta tu? Davvero? Eh sì. Non ci credo. Non ci credi. Non l'avevi l'avevo ancora assaggiata. No, ho assaggiato quel pezzettino che avevamo portato lì sul Su un botto. Cervino. Cervi. Sul Cervino, basta, io questa non l'avevo neanche assaggiata. Vabbè, ok. Tutta Comunque, tu, pranzo, merenda, cena, spuntini. buon pomeriggio. Buongiorno. Un'oretta di riposino nei monti ce la facciamo molto volentieri. Sono le 3:30 e stiamo tornando dove abbiamo preso il sole stamattina. Replichiamo. Un'oretta, due ce ne facciamo anche di pomeriggio. Si sta bene adesso. Dato addirittura in costume è uscito. Ma cosa ti credi? Si vede il fisico da saltatore di pecore prima di dormire. Così. Adesso ci riempiamo l'acqua, mi tolgo perché sennò mi schizza tutto. Ecco qua, questo è il nostro posticino. Sedere. Sopra la collina, stanno tutti giù di fronte al laghetto, ma troppa gente, qua sta proprio bene, guardate. Siamo qui su e si mettono tutti lì sotto. Beh, Rita, qui siamo anche in piana, adesso prima eravamo tutti storti, va bene? Ti sei riposata tu, no? C'è Dado che ti fa vedere video di cagnolini. Uno gliene ho fatto vedere, uno. Solo uno? Sì, perché arrabbia, litiga con se stesso. Beh, ci risdraiamo. A dopo. Continua la nostra tintarella, sono circa le 5, si sta magnificamente, non date retta a Rita, eh? Si sta davvero da Dio, troppo bello. Certo, non ci si può fare il bagno, ma le temperature non sono neanche 35 gradi come al mare, ma bensì 20-21, quindi si sta bene sotto il sole. Che fai? Risponde ai commenti. Bellino. Brava Rita. Grazie. Primo giorno di sole in montagna concluso, sono le 6:10. Adesso si rientra, merenda di Dado. Non lo so, noi tisanetta, vedremo. Io sono contento di questa tintarella e tra l'altro la pancia mi brucia anche un po' perché è un po' ustionatina. Domani mattina di nuovo qui. Dado, va bene? Un paio di giorni ci abbronziamo qua tranquilli, poi quando scendono un po' le temperature scendiamo anche noi dai monti, ma adesso si sta bene. Va bene. Va bene? Un altro po' d'acqua. Nuovamente l'acqua fresca prima di rientrare in camper. È buona, eh? Acqua di fontana. Questa è acqua di montagna. Me ne dai un po'? Grazie. Guarda come ti stai sporcando tutto. Freschissima, Dado, buona. Fai entrare aria nella bottiglia. No. 7 di sera, amici, e il mio vicino di casa Angelo. Adesso ci beviamo una birretta insieme e facciamo 2 chiacchiere. Ci segue nel canale e ci beviamo una icnusa sarda, anche lui attrezzato, vedete? Perché le origini sono sarde. Poi hai detto che ti sei trasferito qui al nord, però sei sardo addirittura vicino a casa mia. Salute, cin cin, salute. Va bene. Beh, la birretta ce la siamo bevuta, 2 chiacchiere le abbiamo fatte, adesso... E possiamo fare un altro domani. Sì, con piacere, tanto rimaniamo qua perché c'è fresco, giusto? Ok. Al caldo non ci andiamo. No, assolutamente no. A domani, ciao. A domani, grazie. ciao. Beh, sono tornato giusto in tempo per mettere le verdure e le patate in forno. Non troppo. No, qua giù. Va bene? Ok, chiudi. Mi sdraio e rispondo a un po' di commenti. Sì, io stavo rispondendo. Ci siamo ragazzi, sono le 8:27, ceniamo, ci riposiamo un po',
Siamo quasi pronti per cena. Togliamo le verdure dal forno. Ci facciamo una bella cenetta. Mi sa che iniziamo a chiudere. Vi dico quanti gradi ci sono. Oggi ci state scrivendo tutti nei commenti che a Milano ci sono 38 gradi. Qui al Sestriere ne abbiamo 19. E chi scende più dalle montagne? Rimango un mese rimango sdraiato qui. 2 fettinette di vitello e tolgo le verdure dal forno. Questo fuori qua. Ok, sì, qua. Bene, ci sediamo a tavola. Amici, speriamo che anche domani faccia bel tempo, perché le previsioni non dicono questo, mettono temporali. Io volevo prendere un po' di sole anche domani, vedremo. Adesso ceniamo, un po' di TV, centinaia di commenti vostri meravigliosi come sempre, tanto affetto, tanti complimenti per i video, per i ancora complimenti per i 100.000 iscritti, grazie a tutti. Ne approfitto prima di chiudere per ricordarvi di iscrivervi al canale e di lasciare un like, perché è importantissimo per noi, è importante per continuare a creare contenuti di qualità, per crescere, quindi fatelo, vi ringraziamo. A domani amici, ci vediamo.